Cambiamo pagina. Andiamo alle abbuffate, la parte relativa al cibo, alternate a fasi di rigido controllo, lucidità e forza di volontà. Allora, mi viene una folla di cose. Allora, mi viene una come se la mamma volesse proprio tenerla legata a sé, uguale a sé. E c'è Susanna che accetta questa cosa, perché Susanna si sente molto responsabile nei confronti di sua mamma. Mm, come se lei non riesce a togliersi completamente, ehm, mm, cioè come se sentisse sotto sotto ancora che lei ha delle colpe sul fatto che la sorellina è morta e lei no, quando era molto piccola, no? Ed è come se quindi lei si sentisse in dovere verso la madre, ehm, di essere sempre molto molto collegata a lei. E quindi questo collegamento è intanto vivendo comunque sì, nella stessa palazzina e frequentandola molto, e poi somigliandole molto anche fisicamente. E poi questa somiglianza fisica diventa un motivo di ulteriore legame perché la madre le dà consigli anche non richiesti, anche in malo modo. Eh, si crea tutto un circolo perverso, no? E quindi per questo aspetto Susanna deve veramente comprendere che lei non si deve assumere questa responsabilità. E se lei non si deve assumere questa responsabilità, lei può togliersi le vesti di sua mamma, cioè non deve avere lo stesso corpo di sua mamma. E a quel punto che fare? Nel ventaglio di adesso ricordo il titolo, il mese in un istituto, diciamo. Ehm, Seguire da sola, ormai lo sa fare, una dieta al grammo, ehm, No. concedersi delle cene con gli amici, ma molto limitatamente, e spesso andare magari alle cene già avendo mangiato a casa, misurato. Aggiungo, interventi di riduzione dello stomaco, palloncino, che più ne ha più ne metta. Che lei soffre di questa Certo. situazione. Questo è un dato. Quindi hai detto Allora, ricovero? No. praticamente, no, è che allora mi dice questo, che il ricovero potrebbe avere un successo duraturo nel tempo se lei però prima sceglie di affidarsi tipo a una nutrizionista, ma è come se aprisse un nuovo libro, quindi non solo cambia pagina, per un nuovo libro, si affida proprio a lei perché dici, io sto ricominciando da nuovi presupposti. Ed è come se con questa nutrizionista sentisse che veramente sta iniziando una vita nuova. Se invece lei si basa sulle grammature, sulle cose date in precedenza, eccetera, è come rimanere la vecchia Susanna, rimanere in quei vecchi schemi. Ed è come una nutrizionista che io vedo ehm, la lascia camminare anche da sola, non è poi così rigida. Allora lei dopo un po' così si sente più forte per andare in questo centro residenziale, non so, per un mese, quello che è, ehm, cioè sentendosi veramente determinata e sentendo che lo sta facendo lei in prima persona.
e che quei risultati rimarranno al di là della permanenza e al di là del metodo. Questa è la strada. Eco, perché? Perché questa. Che domande. Messaggio del corpo di Susanna a Susanna. Ricordiamo che il corpo, Susanna, è solo un mezzo con cui tu fai un'esperienza. Conta quanto, conta chinte. Così non mi va più via di testa oggi quella canzone che diventa veramente una cosa persecutoria. E quanto ti sei fatta maltrattare e quanto ti maltratti, il tuo corpo te lo mostra. Ecco qui il tuo teatro, ecco qui la tua recita. Quante volte ti sei lasciata sminuire, ti sei fatta trattare come una pezza da piedi, ti sei fatta usare e ognuno di questi trattamenti richiedeva una buffata per colmare quello che ti avevano tolto. E adesso sei tu che ti togli le occasioni di felicità, le occasioni per piacerti, le occasioni per amarti. Io sono te e sono come tu vedi te stessa, come un qualcuno da rifiutare, come un peso che deve rimanere lì per tenere unita la famiglia. Ma la tua vera essenza è quella di una farfalla. Messaggio, no. Cosa significa se Susanna aumenta di peso, ehm, soprattutto sulle gambe? Non so se sia vero, ma quando una persona aumenta di peso, una donna, specialmente sulle gambe, non natiche. Ma come se mi dicesse non avrai mai una vita tua propria? Natiche, sedere. Ehm, ehm, Ti proteggi dagli attacchi che vengono da dietro, alle tue spalle. Pancia, Hai troppo e invece non hai nulla. Hai troppo perché non hai nulla. braccia, Ehm, sei tu l'uomo di casa, il tuttofare. Sei tu che devi dare la forza. seno, Devi allattare tutto il mondo. doppio mento, Eh, Costa tanto dire di sì. guance e basta. Guance vedo che cadono giù, che non riescono a stare piene. Ehm, Sei triste e svuotata di te.
Causa esoterica della stitichezza, che a volte, spesso, si accompagna a condizioni di peso eh, oltre la norma. E mi fa vedere che è come se non volesse lasciare andare davvero quella relazione. Il ricordo e le emozioni che gli dava quella relazione vissuta a distanza, in cui le telefonate, insomma, si svolgevano in bagno, no? Ehm, E mi fa proprio vedere che in quei momenti in cui lei è lì, deve rimanere un po' di più, diciamo così, sul water, il pipistrello proprio ne approfitta per agganciarsi dietro di lei, e per succhiarle. In quel momento può essere proprio succhiarle la sua armonia, eh, succhiarle anche proprio la capacità di buttare fuori, rendendola un po' stanca. Ehm, Ed è come se la succhiasse anche nel passato, la risucchiasse nel passato. Cos'è la stitichezza? Tenere, non buttare. E non trasformare, non permettere alla trasformazione di avvenire fino alla fine, Stasi, bloccare il processo di trasformazione. una stasi. Mm. Susanna è piena. Allora, come se Susanna ehm, ehm, sta un po' facendo i conti con tutte le cose accumulate nel passato, perché il suo peso lo vedo anche così, gli accumuli del passato, e non sa bene come gestirli, perché sa che ci sono eh, tanti, tra virgolette, errori, ok, fatti nel passato, per cui ci sono delle conseguenze che sta cercando di smaltire. Io vedo che ce la fa. Allora, che è effettivamente un percorso lungo, ma anche perché lei per la maggior parte della sua vita ha vissuto sempre in funzione degli altri, lasciandosi ripetutamente ingannare e usare. Quindi necessariamente, siccome noi siamo su questo piano materiale, occorre del tempo per riuscire a trasformare tutto quello che hai accumulato in così tanti anni. Ipotesi, no? Lei per 40 anni ha agito in una certa maniera, ok? Quindi adesso riuscire a riportare equilibrio a questi 40 anni richiede del tempo, ma io vedo che ce la fa. Ma forse perché gli errori del tempo sono virtuali, come è Ma il virtuale il suo tempo corpo. noi qua però lo percepiamo come reale, noi Mm, percepiamo reale il tempo, percepiamo reale il corpo, quindi di fatto occorre quello che noi chiamiamo tempo qui, mm. ok? Dello scorrere, serve perché lei riesca a riportare equilibrio su tutto. Chiudiamo questo punto relativo alle abbuffate, richiedendo al suo corpo fisico un ulteriore finale messaggio in virtù del fatto che Susanna è piena. Allora, il suo corpo gli dice, tu sei piena delle amarezze ingoiate, di ciò che hai dato e non hai mai ricevuto. Quel vuoto che si crea, hai bisogno di riempirlo. Pensa che quel vuoto è finto,
pensa che non c'è niente da riempire. Pensa che puoi riempire non la tua pancia, ma la tua vita. Ok, Se mi riempi, ti svuoti. Il senso credo che sia che se lei continua a ingurgitare cibo, in realtà da un punto di vista emotivo e energetico è svuotata. che poi è la base, no, di questo discorso. Il cibo riempie una mancanza affettiva, solitamente. Generalizziamo, certo, ma spesso è così. O l'affetto della mamma, o l'affetto del papà, o l'affetto in generale, o l'amore, o la relazione. È così? Sì, però in questo mondo ribaltato, il corpo di Susanna ha voluto lasciarle questo messaggio. C'è un grande inganno nel credere che buttando giù il cibo tu colmi questo vuoto. Più cibo ingurgiti, più invece questo vuoto aumenta.